Buongiorno, dottoressa. Mi pare tocchi a me. Posso entrare? Buongiorno, signor Rossi. Prego, si accomodi. Mi dica, qual è il problema? Guardi, non sto per niente bene da un paio di giorni. Mi sento davvero a pezzi. Capisco. A parte la stanchezza, che altri sintomi ha? Faccio fatica perfino a stare in piedi. E poi ho la febbre. L'ha misurata stamattina? Sì, 38,2. Ieri sera era anche un pochino più alta. Ha preso qualcosa per abbassarla? Un paracetamolo o qualcosa del genere? Sì, uno ieri sera prima di dormire. Ha fatto effetto, ma stamattina è risalita. È tipico delle influenze di questo periodo. Sente anche dolori muscolari? Sì, soprattutto a gambe e schiena. E poi ho un mal di testa fortissimo. Rientra tutto nel quadro, diciamo. E la gola? Le vie respiratorie? Ecco, ho una tosse secca che non mi dà tregua, soprattutto di notte. Sente dolore quando deglutisce? Un pochino, ma la cosa più fastidiosa è proprio la tosse. Ha notato se c'è del catarro o è completamente secca? No, è proprio secca. Mi raschia la gola ogni volta che tossisco. Allora, la visito subito, così sentiamo bene i polmoni. Si spogli e si sieda sul lettino. D'accordo. Mi tolgo anche la maglia intima, giusto? Sì, per favore. Ecco qua, fatto. Allora, le appoggio lo stetoscopio sulla schiena. Respiri lungo e profondo. Inspiri ed espiri. Così va bene? Perfetto. Un altro respiro e un altro ancora. Ora trattenga un attimo. Fatto. Come la vede? I bronchi sono abbastanza liberi. Sento solo un po' di infiammazione alta. Meno male. Temevo fosse l'inizio di una bronchite, le dico la verità. No, al momento non ci sono segni di complicanze. Si rimetta pure la maglia. La ringrazio. Mi sento proprio un rottame in questi giorni. È normale. L'influenza quest'anno è bella tosta. Adesso controlliamo anche la gola. D'accordo. Apra bene la bocca. Uso l'abbassalingua. Dà solo un leggero fastidio. È molto arrossata? C'è un bel rossore diffuso, ma per fortuna non vedo placche sulle tonsille. Almeno quello. Mi ero già visto a prendere l'antibiotico. No, assolutamente. È un'infezione virale. L'antibiotico non serve a niente. Già che ci siamo, le misuro anche la pressione. Va bene. Le porgo il braccio sinistro? Sì, grazie. Tiri su la manica, per favore. Sentirà stringere un po', ma è questione di secondi. Faccia pure. Spero non sia troppo bassa, vista la debolezza. Vediamo subito. 110 su 70. Va benissimo, viste le condizioni. Ottimo. Allora, cosa mi consiglia per il malessere e la tosse? Adesso le preparo la ricetta. Le prescrivo uno sciroppo specifico. Uno sciroppo calmante, immagino. Esatto. E poi vediamo anche i giorni di riposo dal lavoro, così recupera le forze. Guardi, di solito cerco di resistere, ma stavolta non ce la faccio proprio ad andare in ufficio. È più che comprensibile. Direi almeno 4 giorni, fino a venerdì compreso. Le va bene? Perfetto. Così ho anche il fine settimana per rimettermi del tutto. Bene. Le faccio subito il certificato di malattia per il datore di lavoro. Me lo stampa o arriva in automatico all'azienda? Sa, cambiano sempre le regole. Tranquillo, lo invio telematicamente. A lei do solo il numero di protocollo da comunicare in ufficio. Ah, molto più comodo. Lo mando per messaggio al mio responsabile appena esco da qui. Benissimo.
Allora, lo sciroppo serve a calmare l'irritazione alla gola. Quante volte al giorno lo prendo? Un misurino la mattina e uno la sera. Dopo i pasti, immagino. Veramente è meglio lontano dai pasti, così aderisce alle pareti della gola e fa molto più effetto. Ho capito. Posso abbinarci anche delle caramelle balsamiche per gli attacchi improvvisi? Certo, prenda quelle al miele o al propoli, danno un bel sollievo, almeno sul momento. Va benissimo. Per la febbre invece continuo con il paracetamolo che ho a casa? Sì, ma lo prenda solo se supera i 38, non a scopo preventivo. Chiaro. Senta, mi consiglia anche qualche vitamina o integratore? Sinceramente in questa fase servono a poco. La cosa migliore è bere tanta acqua o del tè caldo. Ci proverò. Faccio sempre fatica a bere quando sto male, ma mi sforzerò. È fondamentale, tiene le mucose idratate e aiuta a sciogliere l'infiammazione. Ha senso. C'è altro che devo sapere per questi giorni a casa? Niente di che, riposi il più possibile, mangi leggero e ricordi di arieggiare la stanza ogni tanto. Ok, lo farò. Anche se in questi giorni sta facendo freddissimo. Bastano 5 minuti per cambiare l'aria. È importante per non respirare sempre gli stessi germi. Non ci avevo pensato, in effetti. Starò attento anche a questo. Bene, se tra 3 o 4 giorni la febbre non accenna a scendere, mi chiami subito. Speriamo non serva. Non ne posso già più di stare a letto. La capisco. Purtroppo quest'influenza porta tanta stanchezza. Ci vuole un po' di pazienza. L'importante è sapere che i polmoni sono liberi. Mi sono tolto un bel peso. Può stare sereno, signor Rossi. Le stampo il promemoria cartaceo della ricetta. Devo andare in farmacia di persona a ritirare lo sciroppo? Può andare lei, oppure manda qualcuno. Basta mostrare il codice a barre sul telefono o sul foglio. Allora mando mia moglie, così vado dritto a casa a buttarmi sul divano. Mi sembra l'idea migliore. Ecco la ricetta e il numero di protocollo per la malattia. La ringrazio, gentilissima come sempre. Si figuri, è il mio lavoro. Mi raccomando, tenga controllata la temperatura stasera. Senz'altro. Arrivederci, dottoressa. Arrivederci e buona guarigione!